Ciao a tutti e bentornati per questo nuovo video. Proprio in questi giorni, mentre stavamo girando il primo che era ancora su Unreal Engine 5.6, è uscito appunto il 5.7. Quindi il video di oggi sarà dedicato per lo più all'aggiornamento di quello che abbiamo già fatto prima. Quindi andremo a fare un aggiornamento da 5.6 a 5.7 che sostanzialmente non ci porta un granché di lavoro perché rimane tutto più o meno uguale, però chi volesse fare un aggiornamento dal 5.4 al 5.6 o al 5.7 appunto deve seguire il primo video che abbiamo fatto perché il sistema è lo stesso sostanzialmente, però siccome io adesso proseguirò su 5.7 è giusto che faccia questo video di aggiornamento, e già che facciamo questo aggiornamento andiamo anche a sistemare un pochino il progetto, a risolvere qualche piccolo bug se c'è. Quindi andiamo avanti, sarà un video abbastanza corto spero, seguitelo perché mettiamo a posto anche tutte le cartelle, un pochino il progetto, come dicevo però non apporterà tantissime differenze, però se lo scaricate ci saranno un pochino di differenze in realtà come entrare nel progetto, perché hanno cambiato anche la schermata home. Comunque andiamo avanti, apriamo il nostro Epic Game Launcher, andiamo su libreria. Qui abbiamo tutti i nostri progetti, come ben sapete, clicchiamo sul tasto plus, vi aprirà questa piccola schermata e da qui possiamo andare a scaricarlo. Ovviamente quando lo scaricate potete già aggiungere i plugin, nel caso ve li dimenticaste o non li aveste aggiunti dobbiamo andare su plugin. Possiamo installare Pixel Bridge che dovrebbe essere già di default, e Fab se non l'avete di default potete installarlo come non installarlo, in realtà dipende se utilizzate Fab o meno. La cosa importante è andare qui su questo triangolino, andare su opzioni e controllare di avere tutte queste spunte. Chiudiamo e abbiamo il progetto. Avviato il progetto ci troviamo di fronte alla nuova schermata di home, come dicevo, che in realtà è già il progetto in sé, perché poi l'home sarà integrata all'interno del progetto stesso. Comunque ora lo andiamo a vedere. Questo guardatelo poi voi, ora non vi sto a fare un'introduzione sul 5.7 perché non interessa andare comunque avanti con il progetto. Qui come vedete ci sono tantissime cose da controllare, come la documentazione, i tutorial, cose comunque interessanti. Abbiamo qua i giochi, i film e tutto quello che ci offre appunto di nuovo Unreal Engine. Quello che ci interessa a noi appunto è da vedere, così tanto per vedere i nuovi progetti, quindi questa schermata che prima si trovava all'ingresso del progetto dove possiamo scegliere appunto i nostri lavori da iniziare. Possiamo scegliere il nostro template come abbiamo visto nel capitolo precedente. Qui in fondo nel pannello home possiamo decidere se aprire direttamente il progetto più recente o il pannello home. Io vi consiglio la home così avete direttamente tutto quello che vi serve, e poi qui possiamo vedere i progetti che abbiamo già iniziato. Quindi noi partiremo da qua, per il momento non dal nuovo progetto, come dicevo, perché abbiamo già fatto un capitolo ed è già stato tutto impostato, quindi conviene partire da questo. Qui adesso ovviamente ho diciamo tutti i progetti a parte perché sto facendo ovviamente le prove per i tutorial, quindi chiudo e partirei direttamente dalla mia cartella del browser. Quindi apriamo la cartella, possiamo anche chiudere al momento direttamente questo. Una volta aperta la nostra cartella sul nostro PC, praticamente abbiamo il nostro progetto qui con l'iconcina di Unreal Engine. Ci clicchiamo per aprire la tendina, andiamo su mostra altre opzioni e switch Unreal Engine version, quindi clicchiamo qui, ci si aprono le versioni. Io l'ho già fatto. Qui possiamo cliccare le versioni, se ce l'avete 5.6 o 5.4 lo potete direttamente girare su 5.7.
Prima di fare questo, mi raccomando, create un backup perché potrebbero saltare dei dati e appunto non vorrei indurvi a creare dei problemi, poi vi tocca magari rifare tutto il progetto da zero. Quindi switch a Unreal Engine version 5.7, ok, dopo aver fatto il backup poi apriamo direttamente il nostro progetto. Una volta aperto il progetto, quindi se andiamo su questa casellina, che è quella che è stata aggiunta, come vi dicevo, per la nuova versione 5.7, ci clicchiamo sopra, come vedete ci ritroviamo nella nostra home, quindi la home, come dicevo prima, è integrata perfettamente all'interno del programma, quindi quando vi dicevo entriamo, siamo nel programma, mentre prima eravamo dentro questa schermata, intendevo proprio che già dall'apertura, già dalla home, teoricamente siamo nella nostra schermata cioè siamo nel nostro progetto, ma non abbiamo i progetti aperti, quindi l'unica differenza è quella, quindi possiamo tornare ai nostri progetti, la home è come se non ci fosse. Quindi per completare un pochino il video finiamo di fare alcune impostazioni del packaging che non abbiamo fatto precedentemente perché ci siamo scordati, non mi ricordo, non avevamo avuto tempo, le andiamo a completare ora. Quindi come prima cosa andiamo un attimo a sistemare il progetto perché secondo le linee guida del marketplace non è ancora buono e quindi siccome come dicevo il progetto potrebbe essere che poi una volta finito io lo metta appunto sul marketplace e lo preparo già di conseguenza. Quindi la cosa più importante che volevo fare era andare a sistemare la cartella dei blueprint. Tanto per iniziare abbiamo la cartella Maps che dovrebbe gestire solo i blueprint delle mappe, per esempio gli oggetti come le porte, il jump pad, eccetera, eccetera, che sono effettivamente dei blueprint, mentre la cartella che abbiamo rinominato Levels in realtà andrebbe sostituita, cioè più che sostituita andrebbe spostata, quindi andrebbe messa all'interno della game folder da sola come è appunto la cartella character e demo. Quindi adesso non la possiamo rinominare perché dobbiamo prima andare a creare un'altra mappa perché finché è aperta non ce la fa rinominare. Quindi andiamo a creare direttamente una seconda mappa, che tanto ce ne serviranno altre, quindi manteniamo la nostra map test. Il passaggio successivo che faremo appunto sarà creare le squadre, il bilanciamento delle squadre, dividere i giocatori che entrano in squadra 1, squadra 2. Iniziamo con due squadre, però poi sarà un sistema che può essere esteso anche a più squadre senza l'utilizzo di widget, quindi con un bilanciamento automatico. Quindi già che siamo in questa ottica andiamo già a impostare il progetto che ci serve con i requisiti che ci servono. Di conseguenza avremo la map test che la teniamo divisa com'è, però creiamo delle nuove mappe, quindi andiamo su file, salviamo questo stesso livello, tanto è un livello base come ci ha dato il progetto, come dicevo non abbiamo ancora fatto nulla di concreto, quindi salva il livello attuale come lo possiamo chiamare menu lobby. Iniziamo da questo, poi aggiungeremo altri livelli anche per il menu, ovviamente, perché andremo a costruire tutto il menu, ma al momento vogliamo creare una lobby in cui si uniscono le squadre già divise, cioè in cui si uniscono i giocatori già divisi per squadre e poi da qui andranno in un'altra mappa che appunto sarà quella di gioco. Ok, quindi iniziamo a creare la menu lobby e la creiamo già direttamente nella mappa già direttamente nella cartella corretta, quindi andiamo a creare la nostra cartella maps, quindi game folder maps, la apriamo, qui possiamo anche creare volendo una nuova cartella che la chiamiamo eh, menu levels o come volete lo stesso, apriamo anche questa, la salviamo qui dentro. Ok, adesso ci troviamo nella menu lobby. Ok, sistemiamo un pochino questa mappa, quindi andiamo ad eliminare qualcosina per renderla un po' diversa dall'altra, più che altro, quindi il pavimento lo teniamo ed eliminiamo tutto e magari teniamo solo i muri principali.
Allora, la lobby, quindi ci sarà una telecamera che riprende, quelli di fondo non servono, quindi ci creiamo proprio la nostra, il nostro scenario. Non diamo ancora i colori, giusto per non perdere adesso tempo. E l'unica altra cosa che voglio fare è spostare tutte le luci un po' più in alto, tranne il fog, perché sennò ci cambia un po' le luci della mappa. Tutto il resto lo buttiamo su a 5000, così non ci dà fastidio. Perfetto, questa qua è la nostra lobby. Poi quella del gameplay la creiamo nel passaggio successivo, rimaniamo un attimo così per il momento. Quindi creata la nostra cartella, possiamo andare dentro Levels. Adesso siamo su menu lobby, quindi ce la fa spostare. Questa la spostiamo su Maps. Contenuto, apriamo la tendina, aggiorna i riferimenti di reindirizzazione. Salva tutto, è già salvato. Andiamo di nuovo su Maps, adesso possiamo eliminare anche la cartella Levels. Ok, qui rimangono solo i blueprint. Se cerchiamo le mappe, appunto le cerchiamo qui e possiamo anche aggiungerle ai preferiti. Ok, che poi ci serviranno. Adesso un'altra cosa che voglio fare è andare a sistemare un pochino il packaging. Abbiamo detto che su impostazioni progetto, modifica impostazioni progetto, mappe e modalità, andiamo intanto ad inserire la nostra nuova mappa per entrare, che quindi a questo punto sarà menu lobby, e la inseriamo anche qua. Qui ci deve essere il nostro game instance e poi andiamo a modificare la parte di Android che non l'abbiamo finita, quindi questo deve essere verde, queste qua devono essere tutte impostate in questo modo. Ovviamente guardatevi il primo tutorial per impostare bene anche gli SDK. E quello che ci mancava dal primo tutorial era appunto aggiungere le nostre icone. Non mi ricordo se l'ho spiegato nell'altro capitolo, però se scorriamo qua sopra ci si apre una tendina appunto con le dimensioni del logo che ci serve. Voi vi create un logo come volete su Photoshop eccetera eccetera, potete usare anche Photoshop in versione gratuita online, molto comodo, e poi ridimensionate tutti i loghi ovviamente con le dimensioni che vi servono, li salvate in una cartella, io le tengo di solito anche nella cartella del progetto stesso, e poi da qui le andiamo ad aprire. Quindi clicchiamo sui tre puntini, apriamo la nostra cartella, come vedete io me li sono già segnati, 36 36, 48 48 eccetera eccetera, e li andiamo ad inserire. Il primo, se non ricordo male, era 48, quindi apri, e così tutti gli altri fino in fondo. Ricordatevi di togliere questa spunta. Andiamo avanti, io me le imposto tutte e una volta impostato tutto, ah no, non abbiamo fatto ancora i blueprint, facciamo un piccolo salto indietro, scusate, quindi abbiamo creato la nostra cartella Maps, ma non abbiamo sistemato il blueprint, ma poca roba, quello che voglio fare è semplicemente creare una cartella frameworks, quindi facciamo blueprint frameworks. Questa la faccio semplicemente per una questione di ordine del progetto, quindi i character li teniamo fuori, i controllers, i game instance, il game mode li mettiamo dentro la cartella frameworks. Anche qui dobbiamo fare contenuto, aggiorna riferimenti, aggiornare tutto, ritornare nella cartella, possiamo riprendere questi due, game instance e game mode, e li riportiamo qui. Ok, quindi abbiamo la nostra cartella dei personaggi che al momento contiene animazioni, e i nostri oggetti interagibili, e la cartella framework che appunto contiene i nostri controller con gli input, il nostro game instance e il game mode. Perfetto, direi che il progetto è bello pulito, a posto, abbiamo tutto anche per l'esportazione. Prima di esportare, se volete, potete fare anche una piccola pulizia.
Quindi aprendo la vostra cartella sul PC, nel vostro browser, possiamo andare a cancellare alcune cose. Quindi saved, volendo potete anche cancellare quasi tutto. Intermediate, build, ehm, io cancellerei direi solo queste perché ci saranno alcuni riferimenti da aggiornare per il passaggio da 5.6 a 5.7. Comunque io cancellerei solo questo e scusate, anche questa e la build. Volendo anche binari. Dai, cancelliamo tutto così vi faccio vedere cosa dobbiamo fare poi per il packaging se salta qualche riferimento. Quindi eliminiamo, vediamo se abbiamo fatto correttamente la pulizia. Quindi le nostre cartelle, come avete visto, sono state ricreate, vediamo se funziona tutto. Prima cosa andiamo a verificare le impostazioni del progetto, quindi saranno un pochino da rifare, le rifacciamo rapidamente, quindi vi ricontrollate l'impacchettamento che sia tutto corretto, non dovrebbe essere saltato niente perché come l'abbiamo lasciata. Mappe modalità, è saltato il game instance perché abbiamo spostato la cartella nel frameworks, quindi non l'ha trovato per un attimo, quindi andiamo a rimpostare il game instance. Come vedete le mappe non sono saltate perché le avevamo già spostate prima. Piattaforme supportate ci sono, gli SDK ovviamente sono sempre qui. E qui su Android invece dobbiamo andare a configurare, questa parte dovrebbe essere tutta uguale, identica, e andare anche a configurare questa parte qui. Ok, e poi ovviamente, ahimè, abbiamo già fatto, ma bisogna andare a riempire tutte le icone perché non ci pensavo, ma la pulizia l'avrei dovuta aver fatta prima. Un'ultima cosa, nella versione nuova 5.7 hanno fatto un altro cambiamento rispetto al 5.6, quindi devo darvi anche questo aggiornamento perché altrimenti poi ci diventate pazzi. Hanno spostato il tasto che c'era per il packaging da la viewport, diciamo, e da file, qui non lo trovate più. Adesso per creare il packaging dovete cliccare su piattaforme. Piattaforme, qui avete tutto quello che vi serve per il packaging. In questo momento, se volete creare appunto per vedere se vi funziona tutto, anche perché abbiamo cancellato alcuni file proprio dalla cartella del nostro computer, possiamo andare su crea pacchetto del progetto. Usiamo le impostazioni del progetto di sviluppo come abbiamo visto precedentemente, Android, e qua scegliete la versione che volete, per esempio potete fare Android ASTC e ci cliccate sopra perché ovviamente dovete cliccare in questo pallino, altrimenti non vi si attiva. Clicchiamo anche su questo pallino, come vedete adesso è quello attivato, è comparsa anche l'icona di crea pacchetto del progetto, quindi Android, crea pacchetto del progetto, scegliamo dove esportare il progetto. Come abbiamo visto già precedentemente abbiamo creato una cartella appositamente per quello, la selezioniamo e parte il nostro packaging. Ok, detto questo, io non aggiungerei altro e vi direi che ci vediamo al prossimo tutorial dove iniziamo a lavorare un po' più concretamente e seriamente. Andremo a creare appunto il nostro sistema di bilanciamento delle squadre, creazione ovviamente delle squadre. Al prossimo video, ciao a tutti e grazie ancora per aver visualizzato.